Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video dal lago di Garda. Mi trovo qui sul lungo lago che va verso Peschiera e è una giornata completamente nuvolosa, di conseguenza c'è anche pochissima gente perché è sabato pomeriggio. Chi è che viene sul lago con questo cielo, questa giornata? Infatti c'è anche un'atmosfera abbastanza spettrale in un certo senso, perché c'è la nebbia che avvolge, che copre parte del lago. Riesco ancora a intravedere l'orizzonte, infatti vorrei farci delle foto poi, solamente di questa scena. Però vorrei provare anche a fare dell'altro. Intanto continuo a camminare e vedo cosa trovo. È molto spettrale, d'altronde è anche autunno. Comincia a esserci quell'atmosfera un po' misteriosa, autunnale, e mi piace molto. Personalmente adoro quando c'è un po' di nebbia e si riesce a scorgere solamente, a intravedere qualcosa al di là. Il cielo è quello che è, però mi va bene. Penso che in fotografia paesaggistica non esista un cielo sbagliato, ci sono opportunità diverse a seconda del cielo che si trova. Allora, già da qua camminando sul lungolago sto trovando alcuni punti che potrebbero essere delle buone composizioni. Qua c'è un pontile, però c'è il cancello che dice che è privato, quindi non posso salirci. Altrimenti là dietro ancora, là c'è quell'altro masso che potrei riuscire a isolare, che spezza l'orizzonte. Non sembra male. Sempre da questo punto ho trovato una possibile terza composizione. Là adesso non so quanto si vede, comunque dopo la inquadro meglio nel dettaglio. C'è una barca che è ferma nel lago e la voglio inquadrare, voglio fare una foto verticale in questo caso, con la barca presa di profilo. Potrei mettere un filtro ND per avere una superficie del lago completamente piatta, però dato che la barca si muove, quest'ultima verrebbe un po' mossa e invece la voglio ferma, la voglio nitida. Preferisco avere delle ondine in questo caso che la barca mossa. Adesso che ho fatto questa prima foto abbastanza minimal, mi sto muovendo per cercare di fare la seconda, quella con solo il lago e il cielo, con l'unica cosa che si vede, che si dovrebbe vedere, l'orizzonte. E adesso sto cercando una postazione, un punto dove riuscire a farla, perché non vorrei boe, barche o qualcosa magari che si intravede sul lato a destra o a sinistra. Sicuramente per questa foto metterò un polarizzatore per rimuovere un po' di riflessi dall'acqua e anche un filtro ND, presumo da 10 stop, per avere un tempo lungo. Magari proverò anche a chiudere il diaframma, così il tempo che dovrò impostare per compensare l'esposizione sarà ancora più lungo. Ho il dubbio se fare la foto, diciamo, con il rapporto 3:2 oppure con un rapporto 1:1, quindi una foto quadrata. A me il formato quadrato piace molto, lo uso poco, mi piacerebbe utilizzarlo di più. Il mio fotografo preferito, che è Michael Kenna, fotografo paesaggista inglese, lui utilizza molto il formato quadrato e magari provo a fare entrambi. Comunque, come parametri sono ISO 100, f10, e questo per avere un tempo un po' più lungo dopo con il filtro ND. E allora, il tempo di esposizione prima del filtro con già il polarizzatore era di 1/10,
con il filtro dei 10 stop è diventato di 1 minuto e 42 secondi e manca pochissimo a questo punto per sapere che tempo devo impostare io dopo aver messo il filtro, perché ovviamente con il filtro ND non si vede più niente. Tante volte devo andare oltre i 30 secondi e dopo i 30 secondi qua sulla macchina c'è la modalità bulb e quindi non posso andare a caso, quindi utilizzo un'applicazione, si chiama LE Calculator, LE sta per Long Exposure. Basta mettere il tempo corretto prima di mettere il filtro, impostare il filtro e l'applicazione stessa poi ci dirà il tempo che dovremo impostare. Prossima foto, prossima composizione. Adesso sono davanti a quel masso che emerge, ci sono delle boe in primo piano, c'è anche una barca. Dato che non riesco a isolare quel masso, ho pensato di inserire nella composizione degli altri elementi queste due boe in primo piano e quella barca. L'idea è quella di creare una sorta di triangolo, in un certo senso, cioè se si uniscono le linee dalla barca, le due boe e poi al masso si crea una sorta di triangolo, almeno questa era l'idea. Ho fatto una lunga esposizione, il tempo era di 1/25 in questo caso, con il filtro ND 12 stop, sto usando praticamente solo quello oggi, il tempo è diventato di 40 secondi e questa è la foto. In questo momento mi trovo un po' bloccato di fronte al pontile che volevo fotografare prima. Ho escluso l'idea di mettermi sui gradini e posizionare la fotocamera sopra con i trepiedi sopra il cancellino perché non mi piaceva tanto da lì. Sono un po' bloccato perché non so bene come comporre l'immagine, nel senso che l'idea che ho adesso è quella di tenere la parte finale del pontile con i due pali sulla sinistra e a destra praticamente niente, c'è solo una boa che si intravede, quindi ci sarebbero solamente i due elementi, il pontile sulla sinistra e tutto il resto è praticamente spazio negativo, il che è un rischio. A me piacciono molto le fotografie, parlando sempre di Michael Kenna, lui ne fa un sacco, con molto spazio negativo, però non è, cioè deve avere un senso. È una scelta, a me in questo momento non dispiace, altrimenti la seconda alternativa è quella di includere un po' più del pontile, che tra l'altro non è dritto ma è un po' curvo, e quel masso che c'è dietro che avevo fotografato prima, quindi provo a fare entrambe. Mi piacerebbe anche avere un'opinione esterna su queste due fotografie, su quale sembra migliore, diciamo, delle due. Forse quella con lo spazio negativo è un po' più rischiosa adesso. Rischiosa è una parola grossa, però non lo so, a me non dispiace. Adesso provo. Sempre filtro ND 12 stop, polarizzatore, come parametri siamo più o meno come prima, 40 secondi, f9 e ISO 100. Questo video sta diventando un po' lungo e ho già fatto un po' di foto, però mi stavo incamminando. A un certo punto il sole è spuntato da dietro le nuvole e ha cominciato a illuminare una barca là in mezzo al lago che prima avevo snobbato, diciamo, perché non c'era una luce così interessante, però prima era colpita dalla luce del sole e creava un effetto molto bello. Quindi sto facendo una foto verticale, mentre nella primissima foto che ho fatto oggi la barca, l'altra, era in basso, questa volta quest'altra barca sarà in alto. Vorrei creare un effetto come di sospensione. Arrivederci. Sto tornando adesso perché comunque tra poco ci sarà il tramonto, però il cielo è quasi tutto coperto dalle nuvole. Il lago di Garda è sempre molto rigenerante.
molto bello venirci con qualsiasi tempo, che ci sia il sole, che ci siano le nuvole, la pioggia, perché ogni cielo dà le sue opportunità che sta a noi cogliere. La cosa più importante è comunque uscire a fare foto, perché non potremo mai sapere cosa troveremo. Troveremo magari delle belle sorprese, magari la situazione non sarà come ci aspettavamo prima, magari facciamo anche delle brutte foto, no? Non è detto che per forza vengano belle, però il vero fallimento in questo caso è non uscire, non provarci del tutto, anche perché comunque è divertente e serve anche a noi per migliorare e per adeguarci, diciamo, a diverse situazioni con tanti elementi che magari non avevamo previsto, barche, boe, persone, un po' di tutto. Io ho sbagliato, non sono di qua. Invece sì, è giusto, è di qua perché di là torno verso il lago, io invece l'ho parcheggiata dalla parte opposta. Comunque direi che il video termina qui, spero che sia stato interessante e magari anche di ispirazione a uscire, soprattutto a provare a fare delle foto, magari partire con un'idea in testa e provare a improvvisare anche sul momento in base a quello che c'è, quello che troviamo. Quindi con quest'ultima riflessione io chiudo questo video, ci vediamo alla prossima e buona serata anche. Ciao 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 ciao.